Benvenuto in Erasmus Facile, questo è un piccolo video dove ti voglio spiegare una cosa molto importante, ovvero dove leggere i risultati di progetto, ovvero dove leggere bandi Erasmus Plus già svolti e conclusi per farti un'idea della tipologia di progetto che puoi proporre in Comunità Europea. Questo è il link, te lo condivido qui di seguito e ti faccio vedere il sito. Eccolo qua, si chiama erasmusplus.eceuropa.eu e devi andare su Erasmus Project Result Platform. Lo puoi cercare così su Google o semplicemente clicchi sul link che ti condivido di seguito. Progetti, eccolo qua. Qui puoi cercare i progetti. Io in genere faccio l'Advanced Search dove ci metto All Options, scusate. Qua in genere lo lascio libero. Il programma, allora, ricordo che i fondi europei sono tantissimi e Erasmus Plus è solo un programma dei tanti altri programmi dei bandi europei. Quindi devi andare a specificare che tu stai cercando i bandi Erasmus Plus, se no ti si apre tutto quanto il resto, è veramente un portale enorme anche questo. Tutte le azioni, quindi se cerchi l'azione 1, Key Action 1, Key Action 2 o il 3 o Jamone o Sport. Ad esempio cerchiamo un K1 che è quello più semplice all'inizio da fare o per partecipare. Qui non mettere nulla perché ti vai a precludere troppe informazioni. Qui se già sai quello che ti interessa, quindi qual è il tuo topic, qual è il tuo campo d'applicazione, lo andrai a selezionare, altrimenti no. Nel mio caso, ad esempio, gestisco più Erasmus basati su arte e cultura, quindi andrò a cercare arte e cultura che c'è, eccolo, Creativity and Culture. L'anno, bah, puoi mettere anche gli anni, ma non è necessario e fai la ricerca. Quindi vai qui, Advanced Search and Search. Eccolo qua. Good practice sarebbero gli Erasmus Plus riusciti al 100%, quindi per good practice ti stanno dicendo, la comunità europea ti sta dicendo leggi questo e basati su questa tipologia di progetto perché è un bando Erasmus uscito talmente bene che ti condivido il loro modus operandi, ok? Quindi assolutamente sono da leggere, non da copiare ma da prendere spunto assolutamente sì. Ti dice qual è la country che ha partecipato, in questo caso non può essere una, sicuramente eh, c'è il lead partner più quest'altra nazione, quindi la Francia, basta che ti metti sulla bandierina e ti esce il nome. Questi qua sono i titoli, la descrizione, qua il topic, qui quando è iniziato il progetto e qua i partner che hanno partecipato, i partners. Ad esempio facciamo Do you see me? Non so perché mi interessa questo, vado a cliccare qui. Posso vedere la mappa, quindi eccoci qua, è carinissima questa, sono i partners che hanno partecipato al progetto e questo qua è il lead partner, quindi chi ha fatto la richiesta dei fondi in comunità europea che li ha ricevuti e dopodiché li ha suddivisi per tutti quanti, ovviamente anche lui ha preso la sua parte, ci mancherebbe. Qua è la descrizione guardate un po' è uguale, identica allo schema del template che ti ho spiegato qualche video fa. Quindi gli obiettivi specifici sono questo, eccetera, eccetera, le attività del progetto, quindi cosa hanno fatto, il target group, eccolo qui, e l'impatto, quindi qual è stato l'impatto dei risultati del progetto a livello locale, a livello nazionale, a livello europeo. È anche un buon modo per acquisire terminologie, ma anche vedere come anche altri partners hanno scritto il progetto, perché sappiate che queste cose sono scritte qua sono molto simili a ciò che si scrive all'interno del progetto. Ti sto dando questa informazione che è molto importante. Io l'ho capito solo a distanza di parecchio tempo, quindi
ti do questa dritta, leggi e cerca di acquisire le terminologie ma anche il modo di scrivere dei progetti. Come vedi è molto sintetico, veramente si va con semplicemente delle tendine, quindi questo è il numero 1, numero 2, numero 3, eh, come vedete è un tipo di impaginazione molto schematico, ok? Si parla poco e si va subito nel concreto. E qua i risultati di progetto in questo caso non sono disponibili, ma sicuramente verranno aggiornati successivamente alla Comunità Europea, perché questi li devi andare a inserire tu come organizzazione alla fine del tuo progetto. Quello che tu troverai scritto qua non sarebbe altro che la relazione finale che devi fare tu come ente che hai richiesto i fondi per un progetto. Ti verrà data l'abilitazione al Mobility Tool, si chiama, all'interno del quale dovrai scrivere tutta una relazione. Parte di questa relazione verrà resa pubblica ed è esattamente quello che tu troverai scritto qui, che ti ho fatto vedere prima. Ok? Quindi questa è stata scritta da un'organizzazione che ha terminato il progetto e che quindi ha dovuto compilare il Mobility Tool e ha pubblicato questa parte per tutti quanti. Come ti ho detto, i bandi Erasmus prevedono che tu condivida le informazioni con tutte le altre organizzazioni europee affinché diciamo diventi un replicabile e sostenibile. Per sostenibile si intende che è talmente accessibile, facile e comprensibile da rifare che lo posso fare anche io, però a livello locale, secondo il mio obiettivo e il mio punto di vista. Questo video è molto sintetico, ma lo ritengo veramente fondamentale perché io sono partita da qui, sono partita leggendo quelli che erano i progetti di altri, i risultati di altri e anche come le altre organizzazioni hanno scritto i progetti, perché soprattutto all'inizio si tende a scrivere molto, a dire tanto, tanti paroloni, però andando poco nel concreto. Invece la scrittura dei bandi europei sono molto concreti, poche parole e mi devi dare i numeri. Quindi ti consiglio di farlo subito, di cominciare a leggere e vedrai che ti troverai meglio in futuro e soprattutto ti verranno anche le idee, perché magari non per forza hai delle idee chiare, ma leggendo progetti di altri probabilmente dici, caspita, anche nella mia comunità, nel mio target group, riconosco che c'è questo problema, vediamo un attimo come hanno risolto il problema altre organizzazioni. Ovviamente leggi e lo riadatti al tuo ente. Ti ringrazio e ti aspetto al prossimo video.